Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, il primo della nostra avventura in van qui in Bolivia. Nel video precedente siamo usciti dal Perù con il nostro van senza grandi difficoltà, approfittando di una tregua dei blocchi stradali, e anche se non si dovrebbe fare abbiamo guidato di notte, per evitare di rimanere bloccati tra i residui delle proteste, come massi giganti e tronchi d'albero, messi di traverso per bloccare la strada. Lasciamo il Perù con il nostro augurio che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. È un paese stupendo, con panorami unici e un popolo meraviglioso che oltre a riempirci gli occhi e il cuore ha elevato il nostro lato spirituale. Ma subito dopo questo paese siamo entrati in Bolivia, che tra domande un po' strane ma legittime... ¿Lleva más de $10,000? No, llevamos nada. ¿Armas? No. E qualche controllo militare. Perché mi guardano così? Buenos días. ¿Dónde está viniendo? Perdón. Somos turistas. Somos italianos. Es Casa Rodante. Ci ha accolto con un posto bellissimo per la notte, con una vista pazzesca sul lago Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo ad una quota di 3.800 metri. Un inizio coi fiocchi direte voi, ma invece non è andata proprio così, perché abbiamo avuto una grandissima difficoltà a trovare gasolio, e non perché non ce ne fosse, ma perché qui in Bolivia il prezzo del combustibile è sovvenzionato dal governo e non può essere venduto agli stranieri nella maggior parte dei distributori. Yo acá mirando los camiones que pasan y llenan de diésel y no puedo llenar diésel porque soy internacional. Esto no tiene sentido. Solo in alcuni distributori viene venduto a prezzo internazionale, circa 3 volte il prezzo nazionale. Ma questi posti non sono dappertutto, e quindi se uno arriva in Bolivia con poco gasolio come è successo a noi, molto probabilmente rischia di rimanere a secco. Ma vi spieghiamo meglio in questo video una realtà che ci capita per la prima volta nel nostro viaggio lungo la Panamericana. La prima notte era andata benissimo, un campeggio libero con questa vista che ci riempie di grandi aspettative, e così il giorno dopo ci mettiamo in viaggio, e come sta capitando da un po' di tempo diamo il passaggio a un po' di gente. In Perù e in Bolivia l'autostop si usa davvero tanto. Stiamo andando più avanti lungo il lago Titicaca e adesso stiamo dando un passaggio a questo signore che si chiama Fortunato. Ti chiamas Fortunato? Sí. ¿Cuánto cuesta este aparato? ¿Cuánto cuesta? No sé. Es un regalo que nos hicieron. ¿Quieres saludar? De Italia has debido traer. Sí, de Italia. Aquí no hay. No hay aquí. ¿Quieres saludar los italianos? Quiere decir hola. Hola, ¿cómo estás? Grandissimo, ti stiamo dando un passaggio, ormai già dal Perù ci piace dare passaggi quando possiamo, è molto bello perché si scambia un pezzo di strada insieme, si conoscono persone, storie, e Fortunato è simpaticissimo, muy simpatico. Vamos juntos a Italia, te traemos a Italia, ok? Sí. Missione di oggi: fare diesel. Non riusciamo a trovare nessun posto che ci voglia vendere diesel. Un attimo prima di fermarci completamente perché non trovavamo davvero nessuno che ci volesse vendere gasolio, decido di parcheggiare in questo distributore per trovare una soluzione. I benzinai più vicini autorizzati a vendere agli stranieri sono tutti nella capitale e noi non saremmo riusciti ad arrivarci perché eravamo in riserva ormai da parecchio tempo. Non vogliono venderci il diesel, praticamente pare che agli stranieri sia proibito vendere il diesel. Non si capisce perché, sta trovando scuse. Io adesso
ho chiamato l'assistenza al cliente, stanno parlando loro per trovare una quadra, perché se no siamo senza diesel e qui rimaniamo. Qui in Bolivia i distributori hanno delle telecamere e ogni targa nazionale è inserita in un sistema che autorizza l'erogazione solo a mezzi boliviani. Chiamo quindi l'assistenza telefonica della compagnia petrolifera per cercare una soluzione. Che te contestò? Non se va a poder. All'inizio ci sono davvero rimasto male perché, non sapendo ancora come funzionava, mi sembrava assurdo che un turista che rimane a secco, dopo che è stato rifiutato in molti benzinai, non si potesse più muovere con il suo veicolo, perché gli negavano l'erogazione del combustibile, anche pagandolo di più, con la tariffa dedicata agli stranieri. Io non me puedo mover. Pero no me puede llenar un tanque. Ahora que echa diésel a él, me llena un tanque. Esto me llena, así yo me puedo ir a La Paz, porque si no, no me puedo ir. Già intenté. La ragazza ci sta spiegando che il sistema non accetta le targhe Allá no straniere. tienen diésel, Il problema è che allá stiamo cercando no veramente quieren. da questa mattina e adesso non abbiamo più diesel e rimarremo bloccati in La mezzo alla chiamamos, strada. estamos esperando. Quindi è una situazione La signora veramente mi sta assurda, dicendo non di c'era mai sperare acá. capitato, neanche stava riempiendo di diesel le Non è bottiglie, normale che puoi neanche dejarla, usando non la puoi targa dejar di diesel. altri Así nazionali, veicolo. non ci sta trovando soluzioni, abbiamo chiesto di darci il numero del suo capo perché non ci vende il diesel nessuno, quindi siamo qua bloccati. Solitamente qua in Bolivia gli stranieri pagano quasi il doppio e qui non ci vogliono neanche far pagare con la tariffa degli internazionali, quindi siamo qua bloccati da questa mattina perché nessuno ci vuole vendere il diesel. Me fui alla aduana. Adesso ci Metti sta l'ali, rimbalzando un altro benzinaio, preguntando para un dice che il código, porque entre los prossimo viajeros esta ce lo cosa se vende, sabe. però Y ellos sull'applicazione me che dijeron, "No te utilizziamo preocupes, abbiamo visto va a che pagar tutti gli 4 stranieri hanno bolivianos por avuto litro, usted que problemi, es quindi extranjero. La aduana, stiamo aspettando qua de Puerto sì, Agosto. la ragazza dice che devono arrivare degli ingegneri a No, no, cambiare sin fin, qualcosa non mi nelle dejaron ningún macchine che distribuiscono il diesel, però sembra un po' assurdo. E poiché non ci stavo capendo più niente e avevo anche perso la calma, finalmente riesco a parlare con l'ingegnere della compagnia petrolifera responsabile di questo sistema. ¿No puede autorizar usted a llenar un tanque, un algo para llegar en la capital? Porque tengo que sacar dinero, aquí me encuentro sin nada. Yo acá mirando los camiones que pasan y llenan de diésel y no puedo llenar diésel porque soy internacional. Esto no tiene sentido. L'ennesima telefonata, adesso sta provando a mettere un codice, vediamo se ci fanno mettere diesel con la tariffa internazionale. In pratica la storia si è risolta che riempio questa bottiglia d'acqua a nome della signora del... Perché non ce la fa più di averci tra i piedi. Non ce la fa più, abbiamo vinto, cioè Da abbiamo 3 vinto, ore. insomma. In realtà questo problema si ripresenterà e vediamo un po' come risolverlo. Finalmente sono riuscito ad avere questo benedetto diesel, mannaggia. Mettiamolo adesso e poi ripartiamo. Camina por donde va, anda sin soledad, es la verdad, todo va a estar bien mamá, anda sin soledad, camina, camina, camina por E ora siamo pronti a partire finalmente. Per fortuna riusciamo ad arrivare nella capitale La Paz, ma i problemi non finiscono. Oggi è veramente una giornata da dimenticare perché sono le 5 quasi, non abbiamo ancora pranzato, neanche fatto colazione a dire il vero, e ora Carlo era andato a prelevare, però si è bloccata la carta dentro il bancomat, quindi mi ha scritto adesso, non so come faremo. Grazie all'app di viaggio che utilizziamo scopriamo che nella capitale c'era un benzinaio amico delle targhe straniere e quindi con l'ultimo litro di gasolio riusciamo ad arrivare da lui. Abbiamo trovato un benzinaio che ci fa un prezzo di favore e adesso facciamo il pieno a tutto. Con una bella lezione sui distributori di benzina boliviani, finalmente iniziamo ufficialmente questo viaggio risalendo nuovamente a nord verso il lago Titicaca. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas. Ieri abbiamo passato tutta la giornata per cercare il diesel. È stata una battaglia che poi alla fine abbiamo finalmente vinto perché abbiamo trovato uno dei pochissimi distributori
che vende il diesel e la benzina alle targhe straniere. E siamo riusciti anche a negoziare, come fanno moltissimi viaggiatori, un prezzo di favore che non è quello dei boliviani, ma non è neanche quello degli stranieri. Quindi finalmente col serbatoio pieno siamo tornati sul lago Titicaca, perché oggi andiamo a vedere un posto bellissimo e famoso che è Copacabana, ma per farlo dobbiamo attraversare il lago Titicaca con il nostro van a bordo di una nave. Più che un mirador, questo qui sembra un basurero, una discarica a cielo aperto. Anche in Bolivia c'è questo problema, però abbiamo trovato un posto comodo per il nostro van proprio qui al lato della strada. Dai cumuli di rifiuti che si vedono qui c'è gente che viene apposta con la macchina e scarica direttamente tutto qui. Su questo posto c'è plastica, vetro, di tutto, cioè servirebbe veramente una settimana di tempo per pulire tutto. Eccoci arrivati al porto di Tiquina. Adesso ci imbarchiamo per attraversare il lago Titicaca. Ecco, ci stiamo per imbarcare su questa specie di zattera. Per fortuna il percorso è molto corto, quindi... Ah, questa è piena, penso che andremo su quell'altra. Ecco la riva del lago. Adesso saliremo su questa chiatta, praticamente dietro questo pullman. Molto rassicurante. Atrás de él. Ok. Ecco, saliremo dietro quel pullman. Ma ci stiamo? Evidentemente hanno calcolato. Niente, i signori hanno detto che non ci stiamo, quindi faranno salire una macchina e noi aspettiamo la prossima. Qua continuano a passarci tutti davanti, speriamo di farcela questo giro. Fanno salire prima questo camion e poi saliamo noi. Vai, si sale finalmente. Opla, vai. Mirva, forza. Opla. Ci siamo pronti a partire. Pronto? Pronti a attraversare il lago. Il capitano ha mollato gli ormeggi. Siamo sul lago più alto del mondo. Non vi nascondo che un po' d'ansia ce l'abbiamo avuta, anche perché la sensazione non era per niente quella di essere in un posto sicuro. Però ci fidavamo. Per fortuna questa breve traversata è andata bene e il nostro camper è sano e salvo. Ah, grazie. Eccoci arrivati. Abbiamo attraversato il lago, è stato molto veloce. Siamo pronti a esplorare quest'altra parte del lago Titicaca.
Finalmente arriviamo nella nostra prima città boliviana, che si chiama Copacabana, che non c'entra assolutamente nulla con la spiaggia tropicale in Brasile. In realtà, se le proteste in Perù non ci fossero state, saremmo dovuti entrare proprio da questa frontiera, ma arrivati qui tutto ciò che era successo il primo giorno ormai lo avevamo già dimenticato. Quello che stavano vedendo i nostri occhi era l'immagine di un popolo autentico che aveva tanto da insegnarci. Forse dopo il primo giorno saremmo voluti scappare, ma già dal secondo abbiamo capito che ci stavamo sbagliando. Il nostro viaggio qui in Bolivia sarebbe stato uno dei più avventurosi in assoluto. Dopo aver giocato ore e ore con questa alpaca, sentite che verso fa, è troppo carino. Hola. ¿Cómo? Adesso è il momento dei saluti. È infatti arrivato quel momento della giornata dove cerchiamo un posto per la notte e ci prepariamo alla prossima avventura.